Paoli nasce nel 1922, nasce come una classica pasticceria veronese, inizialmente il Pan de Oro, poi il Pandoro. È un prodotto che riesce a far decollare questo piccolo laboratorio artigianale e farlo diventare per passi una grande industria così come la conosciamo oggi. L'azienda vive fondamentalmente di due aziende, una che è sempre accesa e un'altra che si accende nel periodo della ricorrenza. Il peso a livello fatturato è un peso che è più o meno un 50-50, anche se ultimamente vediamo che la parte continuativa sta superando la parte di ricorrenza. Siamo leader nel mercato della ricorrenza natalizia e nel mercato della ricorrenza pasquale. Ambito di Sedapta qual è stato? Fondamentalmente abbiamo utilizzato la parte di demand management, la parte di inventory management, la parte di resource and supply planning, l'order promising e il supply engine. Cioè siamo partiti da quella che è la mappa applicativa della soluzione e siamo andati a utilizzare quelli che sono i moduli che ci servivano per andare a fare il completamento del processo rispetto a SAP. La particolarità è che dal punto di vista logico questo è un unico modello, dal punto di vista pratico il modello è diverso a seconda che si stia lavorando sul prodotto continuativo, che è un prodotto che viene gestito più per stock, quindi dove il concetto della scorta di sicurezza e dei livelli di scorta su tutto il network è la parte principale, rispetto invece al concetto della ricorrenza, dove diventa molto importante la parte iniziale di forecast e budget, e mentre la parte esecutiva è più tirata invece dall'andamento di quella che è la domanda, quindi dell'ingresso ordine rispetto alla gestione di livelli di scorta. Tendenzialmente il nostro obiettivo è quello di arrivare sempre e comunque a fine campagna con i magazzini che hanno scorta zero. Perché abbiamo scelto Sedapta? La strada è stata quella di approfondire la soluzione Sedapta, che era già in azienda per la parte di deploy. Ne abbiamo valutate diverse, abbiamo valutato anche altre opzioni, ma questa, la soluzione Sedapta, è risultata la migliore dal punto di vista di copertura tra quelle che abbiamo analizzato. È una soluzione modulare, nel senso che comunque oggi abbiamo implementato una serie di moduli, abbiamo aggiunto in un secondo momento, perché non era in scope, la parte di portale. Stiamo valutando il passo successivo, che è l'estensione verso la parte di schedulazione, che in questo momento, come vi dicevo, non è presente. Quindi la modularità ci ha consentito di fare anche una serie di ragionamenti importanti in fase di pianificazione. La logistica l'ha proprio sposata completamente, nel senso che dal punto di vista IT noi abbiamo qui Maurizio Tavolari, che è la persona che ha seguito l'implementazione, ma è stato proprio il business che alla fine si è disegnato la soluzione così come la voleva. Infine è risultato molto semplice integrare il tutto con SAP attraverso gli strumenti che adesso S4 mette a disposizione. Noi siamo partiti il 3 di aprile, devo dire che le uniche interfacce che hanno sempre funzionato e non hanno dato problemi particolari sono quelle verso il sistema di pianificazione. Sono 2 settimane che il processo è partito, i pianificatori stanno lavorando secondo i calendari, i dati continuano a fluire verso la parte OP per tutto ciò che è la parte di execution, e quindi questa parte di integrazione tra 2 database, peraltro diversi perché uno è HANA e l'altro è SQL Server, ha funzionato direi in modo egregio. Ultimo valore aggiunto, la parte di portale. Noi avevamo già un portale fornitori. In questa parte che abbiamo implementato con Sedapta ci è piaciuto molto non solo la funzionalità di gestione dell'ordine del call-off, ma anche tutta la parte di gestione del capitolato, che era un processo che noi non avevamo gestito dal punto di vista sistemistico, e quelle che sono le potenziali espansioni future che vanno verso un'integrazione del fornitore che non è soltanto ordine e capitolato, ma che è anche condivisione dei livelli di stock, visione dei piani di produzione incrociati, eccetera, eccetera, che sono appunto funzioni che ci riserviamo di implementare in un secondo momento. Grazie.